Ciao ragazzi, stamattina la sveglia, come avete visto, ha suonato davvero prestissimo, più che stamattina, stanotte, e adesso sono a Zurigo per il primo scalo che mi porterà a Dresda, in realtà tra pochissimi minuti, per poi successivamente raggiungere Glasschut, perché siamo stati invitati da Nomos, che sono stati davvero gentilissimi, ma successivamente avremo modo di parlarne. Anche Ale era invitato, ma purtroppo non riuscirà ad essere dei nostri, e fra pochissimi in realtà dovrei anche incontrare un ospite che in realtà sarà un compagno di viaggio, quindi ci vediamo fra pochissimo. Adesso qualche clip e ci vediamo a Dresda per poi parlare di cosa andremo a fare questi 2 giorni a Glasschut. Eccomi tornato, siamo nel punto più alto di Dresda e come vi avevo promesso, ecco l'ospite speciale, in realtà un compagno di viaggio. Ragazzi, buongiorno, sono Andrea Casalegno. Ti conoscono. Bene, allora grazie, siamo qua sul Duomo? Duomo credo, Sì, il Duomo di Dresda. Grazie, bellissima vista, questo è un po' il Tevere di qua, ma insomma ci siamo. Ora mettiamo qualche clip. Dov'è Glasschut, Andrea? Allora, l'abbiamo individuata prima, là dietro ci sono 2 torri, se prendiamo una linea da qua andiamo dietro le torri e ci arriviamo, domani vedremo. Quindi dai, ci ritroveremo sicuramente fra un po' e poi andiamo a Glasschut. Assolutamente. Ciao Fast ragazzi. forward. Buongiorno, oggi è il giorno della visita, il pulmino è pronto, siamo sotto l'hotel pronti per andare a Glasschut, dove visiteremo le 2 sedi produttive degli orologi di Nomos. Quindi piccole clip in direzione Glasschut e ci vediamo in manifattura. Tornitura, qui vengono fatti i piccoli pezzi necessari a realizzare il movimento. Questi sono dei torni a controllo numerico e fanno piccole parti, come detto, si lavora al 10° di millimetro come dimensionamento. Le piccole parti vengono realizzate anche utilizzando degli oli. Gli oli sono ovviamente necessari per raffreddare il lavoro del tornio e noi abbiamo creato un sistema di depurazione, di filtrazione dell'olio che ci consente di cambiare l'olio a tutto lo stabilimento soltanto una volta l'anno, quindi abbiamo comunque cercato di limitare il più possibile questa parte sporca della produzione che però necessariamente deve esistere, altrimenti non si potrebbe produrre. Dove ci sono questi macchinari di ultima generazione, macchinari che lavorano a 5 assi, sono macchine che non si fermano mai, nel senso che lavorano 24 ore al giorno per 7 giorni. Il componente principale che viene realizzato in questo reparto sono le platine dei movimenti. Vi invito a vedere le macchine come lavorano. Anche in questo caso l'aspetto principale è l'arrivare a programmare le macchine in modo tale che facciano quello che tu gli chiedi. Poi la macchina è completamente autonomo, preleva il materiale, lo stocca, quindi come dire fa tutto un tipo di lavorazione automatica. Poi però c'è il controllo che vedete manuale, che è fatto da una persona che verifica che la macchina abbia comunque rispettato
i requisiti tecnici richiesti. Come vi dicevo, questa è la platina, penso del calibro alfa, a vederlo così. Un esempio su tutti, qui ovviamente le dimensioni si lavora al decimo di millimetro. Un esempio su tutti, la platina del 3001 dell'automatico a 63 livelli di altezza differente. Sono gli utensili di queste macchine, nel senso il pezzo che viene pensato e realizzato necessita poi di uno strumento ad hoc, nel senso tu pensi un pezzo ma poi hai bisogno di qualcosa che lo renda possibile. Questo è il reparto utensileria dove vengono creati i nuovi attrezzi richiesti dal reparto di ricerca e sviluppo e dove vengono anche manutenuti, nel senso comunque gli strumenti tendono a perdere il filo ovviamente più vengono utilizzati e qui vengono rifilati secondo delle specifiche precise, quindi non vengono mandati per essere rifilati a una terza parte, diciamo così. Tipo di rifinitura viene fatta a mano con questo tornio a cinghia dove l'operatrice esercita un certo tipo di pressione in modo tale che il metallo venga rifinito in questo modo. Se ne esercita troppo si brucia, se ne esercita poco non viene questo tipo di rifinitura. Questo è il building della cronometria, si trova come vedete sulle colline di Glassut ed è dove è iniziato tutto, nel senso nel 1990 dopo la caduta del muro di Berlino è stata costituita la società e l'anno dopo in questo palazzo in soli 4 persone hanno iniziato a pensare a Nomos e circa un anno dopo i primi orologi erano sul mercato. Le prime famiglie furono Tangente, Orion, Tetra e Ludwig, che sono ancora delle famiglie che possiamo chiamare comunque integranti la collezione Nomos. Come vedete l'unica cosa che è stata aggiunta a questo building, che comunque è una costruzione storica, è la parte di destra dove questo ampliamento ha consentito a Nomos di portare tutti gli orologiai in un unico luogo per preassemblare e assemblare i calibri e gli orologi. Da qua gli orologi escono e vanno direttamente allo stoccaggio per poi essere spediti. La collega fa un primo controllo del calibro. Die sind 14 Stunden gelaufen und jetzt kommt sie zur Vorreglage. Ecco, sono praticamente già stati azionati per 40 ore e lei adesso controlla e regola l'impostazione. I am glad to welcome to the 4th Nomos Glassut Forum.
Sono qui quindi nella chiesa sconsacrata acquistata da Nomos, dove abbiamo partecipato a questo meraviglioso evento, e ho qui in mano i bellissimi nuovi Club Sports in queste colorazioni meravigliose, le quali parleremo sicuramente, approfondiremo indubbiamente l'argomento. E ho qui un ospite, cioè il solito compagno di viaggio ormai. Sì, siamo qua da ieri. Cosa ne pensi, Andre? Guarda, ti devo dire la verità, abbiamo visto tante novità, questo lo possiamo dire che abbiamo visto lo tante possiamo dire, novità. non possiamo dire cosa? Esatto, e devo dire però che soprattutto questo che dovrebbe essere l'ambra, vero? L'amber. Sì, il salmone, diciamo. Sì, per me è proprio cipria. Mhm. Bello, taglia che non va bene per me, però... Per me è perfetta, figo. devo dire. Per te sì, perché Sì, sì, sì. te l'ho vista al polso, sta molto bene. Grazie mille comunque per averci invitato, è un onore essere qui e parlare anche con lei. Volevo fare giusto 2 domande per interesse e per saperne appunto di più su Nomos. Rosario bedankt sich dafür, dass hier sein darf. Fürs Kommen, ich freue mich genauso. Molto lieto che tu sei venuto, che voi siete venuti. Per noi è un piacere ricevervi. Visti i valori, e conosciamo tutti i valori di Nomos e anche lo spirito tedesco, quali sono le ambizioni di Nomos nel futuro, o a cosa punta Nomos nel futuro? Ecco, con riferimento alla tradizione di 175 anni di orologeria a Glashütte, si può dire che noi puntiamo soprattutto, e come abbiamo detto anche nei nostri discorsi, sul miglioramento della qualità, ad esempio l'antimagnetismo, che è un argomento piuttosto importante, e comunque migliorare al massimo i nostri calibri, i nostri orologi. Magari puntiamo un po' meno sul fatto di far uscire sempre nuovi calibri, sempre nuovi orologi, perché Nomos è nata così: altissima qualità, a prezzi abbordabili e praticamente l'orologio democratico, e vorremmo continuare ad migliorare le qualità. Ci sono ancora tante idee sia a livello tecnologico sia a livello produttivo che possiamo realizzare. Vielleicht noch eine Ergänzung, was das Design treu und machen eher so die Standards weiter. Wir bauen also immer noch die Tangente, wie sie 92 ist, und das werden wir die nächsten Jahre auch machen. Ecco, come tutti sapete, noi stiamo ancora costruendo il tangente che stiamo costruendo da 30 anni o da 3 decenni, ed è questa la linea di Nomos. Magari non siamo la marca che fa uscire tanti nuovi orologi, diciamo nuove famiglie, eccetera, ma rimaniamo, si può dire, nei nostri panni, cioè vogliamo migliorare, ovviamente cambiamo orologi, facciamo uscire delle edizioni limitate, ma puntiamo soprattutto, come già detto, sulla qualità e sul miglioramento della stessa, e anche di migliorare ancora tecnologicamente. Nomos è sempre stato così, ha avuto le sue famiglie e le ha sviluppate, si può dire. E uno sviluppo, ad esempio, del Club Campus potrebbe essere quella versione in oro che abbiamo visto per scherzo? Ach, warum nicht? Perché no, dice? Ma credo That would be proprio di nice. no. That would be nice. Proprio di no. Per Mit Scherz geantwortet. Ne? Wer sowas fragt, kriegt so eine Antwort. Yeah. Se chiedi questo, ricevi questa risposta. Ok, thank you for the interview. Okay, you're welcome. Grazie. Allora, grazie mille per questa intervista e complimenti per il lavoro che svolgete in manifattura, perché è davvero importante, di grande livello, abbiamo avuto l'opportunità di vederlo. E quello che volevo chiederle è il progetto al quale avete lavorato più difficile. In genere si può dire che era già un progetto importante far Nomos diventare un produttore di un calibro proprio, perché all'inizio, insomma, si iniziava senza e poi si passava alla produzione, quindi tutti questi passi tecnologici di diventare indipendenti, una manifattura indipendente, era, si può dire, un progetto importantissimo. Un altro importantissimo progetto è stato ovviamente lo Swing System, elaborato durante 7 anni in cooperazione con la Università Tecnica di Dresda,
e con un impegno da parte nostra di 11 milioni di euro, che potete immaginare per una manifattura di proprietà familiare è un impegno piuttosto impressionante. Quindi questi sono stati, diciamo, i progetti più importanti di Nomos, che comunque sviluppa sempre la sua qualità. L'ultima domanda, il mio orologio preferito penso di Nomos è anche il complicato, lo Zurich, che è veramente meraviglioso. Avete progetti tanto ambiziosi come lo Zurich, progetti complicati anche in futuro, oppure per adesso mantenete i modelli che avete in collezione? È una domanda che il nostro tecnico Lutz non può rispondere, a dire la verità, perché loro ricevono, diciamo, le richieste da parte della direzione e ovviamente le possono realizzare, quindi se la direzione decide una complicazione molto complicata, loro sono capaci a fare tutto e sono contenti di farlo, però sempre su base di quello che la direzione ritiene Nomos-like, ritiene compreso nella storia della nostra manifattura. Comunque è un lavoro che seguite benissimo, quindi va bene così. Quindi la ringrazio molto e alla prossima, grazie. A ride on the subway. This was a rare occurrence. Since turning 40, I started to suffer from a heightened sense of claustrophobia. È il giorno dopo e siamo tornati in Italia, siamo in fase di montaggio e vorrei trarre delle conclusioni. Innanzitutto vorrei ringraziare di nuovo Nomos per la meravigliosa esperienza e per le diverse opportunità che ci ha dato, tra cui l'intervista al CEO come anche al responsabile del reparto ricerca e sviluppo. Però vorrei anche sapere nei commenti cosa ne pensate delle nuove presentazioni, quindi dei Club Sport da 39 mm in quelle 3 colorazioni che trovo davvero azzeccatissime, come anche la reinterpretazione del Club, di una delle prime versioni del Club. Quindi sicuramente avremo modo di riparlare di questi meravigliosi segnatempo. Questo era un vlog per accompagnarvi e farvi partecipare, anche se a distanza, a questo evento. Spero vi sia piaciuto questo video e ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC.